Ogni farmaco messo in commercio contiene nella sua confezione il cosiddetto bugiardino o foglietto illustrativo, in cui è indicato grossomodo qualsiasi informazione possa interessare riguardo il farmaco, funzione, metodo di somministrazione, dosi raccomandate e i tanto odiati effetti collaterali, il cui elenco è spesso più lungo di tutto il resto del bugiardino. Ma perché una sostanza che in teoria dovrebbe fare del bene ha così tanti effetti negativi? Per prima cosa bisogna definire bene cosa sia un effetto collaterale, più tecnicamente noto come reazione avversa a farmaco, ovvero un qualsiasi effetto non voluto causato dalla somministrazione dello stesso, cosa che, detta così, risulta comunque molto vaga. Per cui, per comprenderla meglio, tali reazioni avverse sono state classificate in 6 categorie differenti. La prima è la categoria A, o aumentata. Sono il tipo di reazioni più comuni e prevedibili e si manifestano quando si ha un'assunzione del farmaco superiore a quella terapeuticamente indicata. Questo perché molti farmaci agiscono inibendo o stimolando determinati processi fisiologici, solitamente agendo sull'apparato recettoriale delle cellule alterandolo. Poiché tali processi avvengono normalmente con una determinata intensità e sono indispensabili al funzionamento dell'organismo, in caso di eccessiva alterazione si possono avere degli effetti avversi anche molto gravi. Ad esempio, la somministrazione di troppa insulina può causare una forte ipoglicemia, impedendo al sistema nervoso e cardiocircolatorio di ottenere sufficiente energia, oppure un'eccessiva assunzione di anticoagulanti può rendere il soggetto molto sensibile a forti emorragie. La risoluzione in questi casi fortunatamente è molto semplice. Basta ridurre l'assunzione del farmaco oppure somministrare un antidoto allo stesso e gli effetti svaniscono molto rapidamente. La categoria B o bizzarra è di contro molto più insidiosa. A tale categoria appartengono effetti collaterali spesso molto gravi, che per di più non possono essere predetti in alcun modo a priori, e sono tutti quegli effetti con nomi molto preoccupanti tipo anemia plastica o insufficienza multiorgano. Ma da cosa sono provocati? Se lo sapessimo non li chiameremmo bizzarri, no? Questo perché ogni farmaco agisce su processi più o meno fisiologici che devono essere presenti in ogni persona. Voglio dire, capitano ovvia la riscossa. Non ci sono molte persone capaci di effettuare la fotosintesi oppure in grado di respirare sott'acqua, cose che richiederebbero fisiologie estremamente differenti e sarebbero un incubo per i medici. Voglio dire, già il corso di laurea dura 6 anni. Immaginatevi di dover studiare 3 fisiologie diverse. Divagazioni a parte. La variabilità genetica che rende ogni individuo unico non influisce solo sulle impronte digitali o sul colore degli occhi, ma induce anche delle lievi modifiche alla fisiologia di ogni individuo, non tali da stravolgerne completamente il funzionamento, ma sufficienti a rendere, per esempio, un recettore un po' più sensibile ad una determinata molecola, oppure un enzima molto fragile che si distrugge appena trova un ligando anomalo. Sono proprio queste alterazioni non prevedibili a causare tali reazioni avverse, quanto una determinata molecola che in buona parte della popolazione induce un effetto ben controllato e positivo, in alcuni individui che presentano determinati assetti genetici legano alcune molecole in maniera alterata causando reazioni estreme. Cambiando categoria arriviamo alla categoria C o cronica. Sono tutti gli effetti causati da un prolungato trattamento farmacologico. Il principio è simile alla categoria A, con la differenza che, mentre questa è data da una somministrazione eccessiva rispetto a quella raccomandata, nella C la posologia è corretta, ma le particolari caratteristiche del farmaco fanno sì che, ad esempio, esso tenda ad accumularsi nell'organismo, causando effetti sempre maggiori, oppure causare un danno lieve ma continuato che col tempo diventa eccessivo e compromette alcuni processi. Molto comune in questo caso, ad esempio, la disfunzione del colon in seguito ad uso continuo di lassativi. Il vantaggio di questi effetti è che sono prevedibili, quindi si possono prendere eventuali accorgimenti atti a mitigarli. La categoria D o differita è un po' più problematica. Si riferisce ad effetti che compaiono a distanza di tempo, a volte anche mesi o anni dalla sospensione del farmaco. Rientrano spesso in questa categoria le patologie tumorali, spesso dovute ad alcune mutazioni indotte dal farmaco interessato che hanno posto il seme per una malattia neoplastica, che si manifesterà in seguito a mutazioni successive non prevedibili. Nonostante anche queste siano per lo più appunto imprevedibili, l'assunzione di farmaci con tali effetti può portare il soggetto ad effettuare controlli periodici, mitigandone in parte il rischio. La categoria E o epilogo funziona in maniera simile all'astinenza, ovvero una brusca interruzione del farmaco a cui l'organismo si è nel frattempo adattato, causa uno scompenso nel processo biologico interessato. È molto comune in quei farmaci che mimano l'azione di alcuni ormoni, ad esempio in caso di terapia a base di cortisone, molto usata nelle malattie autoimmuni, l'organismo si adatta a questa somministrazione riducendo la produzione propria di cortisolo,
per cui l'interruzione improvvisa del farmaco causa un deficit di tale ormone con conseguenze molto gravi. L'ultima categoria è la F, o fallimento. È un po' controversa, in quanto non si riferisce ad un effetto del farmaco di per sé, ma sono quegli effetti dovuti ad un fallimento della terapia, ad esempio con somministrazione errata e non sufficiente. Quindi in sostanza sono tutte quelle reazioni dovute alla malattia che il farmaco avrebbe dovuto curare. Per Dindirindina Globus, tutto questo suona molto male, posso fare qualcosa per essere d'aiuto? Ebbene sì, mio caro amico, sì, proprio tu puoi aiutare il tuo popolo, aiutando le compagnie farmaceutiche a smascherare questi diabolici effetti collaterali. Come, mi stai chiedendo? Sul sito dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, è possibile trovare un modulo da compilare che permette non solo agli specialisti medici, che lo dovrebbero avere come compito assoluto, ma anche ad ogni singolo privato cittadino di segnalare anche solo un sospetto di reazioni avverse a farmaco, inserendo i dati dello stesso ed il tipo di reazione. Tali informazioni vengono poi studiate ed analizzate e, se presentano un certo grado di incidenza, il farmaco viene sottoposto a revisione dalla causa farmaceutica e dalla stessa AIFA, che eventualmente provvederanno ad inserire tale effetto collaterale sul bugiardino, o, se quest'ultimo risulta essere troppo imprevedibile e dannoso, persino al ritiro del farmaco dal commercio. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale, così so che sto facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi di seguirci anche su Facebook ed Instagram e, se vi piacciono i nostri design, potete trovare una di queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!